Fra non molto è Natale e ci sono delle tradizioni che vanno rispettate. Papino, lo prendi il pandoro? Sì! The wonders of life got the prettiest side for Ciccio, everyone ricordati to il pandoro. Sì! Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. Pandoro, qui non c'è, qua, Pandoro, qui dietro magari. You know what I can find? It's an Italian cake. It's called Pandoro. It's just for Christmas. Have you ever heard about that? Is it like a cake mix or a cake? It's such a cake. Maybe. Yeah, the cakes are this way. I'm gonna have a look. Yeah. Thank you. Christmas with you. E mi sa che il Pandoro non c'è. Devo trovare un'alternativa e non c'è molto tempo, ma non so proprio come fare. Proverò online, troverò qualcosa. Vediamo. 26 euro, vabbè, artigianale, ci sta tutto. Non spediscono al di fuori dall'Italia. Questi qui, cioè proprio il loro mestiere, spediscono all'estero, quindi credo che non ci siano problemi. Ti mancano solo 76,20 euro per ottenere la spedizione gratuita. Eccolo qua. 17 euro, spedizione gratuita. Arriva martedì 29 e mi sa che non ci siamo proprio con la spedizione. Da 1 chilo a 14,99 euro, 57,42 euro di spese di spedizione. Spese di spedizione troppo care, Pandoro che arriva dopo Natale, che senso ha? E se lo facessi io? Proviamo. Ce ne sono troppe. Secondo me è meglio andare sul sicuro. Io direi il migliore in assoluto sarà Massari. Il secondo impasto, 2 kg di uova intere. Cerchiamo qualcun altro, dai. Pandoro di Giorilli. Ma questo è tutto dannatamente complicato. Come si fa? Rinfrescato la pasta madre per 3 volte. Burro di cacao. No. È impossibile che venga uguale, ci vuole tanto lavoro, tanto sbattimento, io ci rinuncio. Cioè se la fai una cosa la fai bene o non la fai proprio, quindi lascia stare. Quest'anno qua niente Pandoro. Davvero? Costava troppo comprarlo, le spese di spedizione erano troppo care e farlo sinceramente non è proprio roba mia. Fin quando si tratta di pizza ok, ma Pandoro non è proprio per me. Non puoi farlo. No. E vabbè dai, sarà per l'anno prossimo. Rilassiamoci un po', va. Che succede? Alice. Daddy is the sweetest daddy in the world. E adesso infiliamo la spina e facciamo... Sta tentando di dirmi qualcosa. No. Che sguardo che ha! Lo prendi, papà? Sì. La Ehi. E facciamolo sto Pandoro, dai. Promesso? Vedi che una promessa è una promessa. Sì, te lo prometto, dai. Sì. Questo lievitino serve da base al primo impasto del Pandoro. Va conservato nel forno per circa un'ora, o meglio fino al raddoppio. E mi raccomando, va fatto riposare con la luce accesa. L'odore è molto forte. E ora si fa sul serio. Venite con me.
Adesso lo faccio riposare nel forno con la lampadina accesa fino al raddoppio, più o meno fra un paio d'ore. A dopo. È cresciuto decisamente. Sono passate più di 2 ore a dire la verità, infatti più che raddoppiato. E l'impasto mi sembra proprio morbidissimo. Secondo me siamo proprio sulla buona strada. E ora si prepara il secondo e ultimo impasto. Wow, il profumo è proprio quello del pandoro. Jingle bell, jingle all the way. Ta 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 ta. Questo è l'impasto. Profuma molto di burro e messo nello stampino per circa 3-4 ore dovrebbe raddoppiare e quindi poi sarà pronto per la cottura. Questo stampino per pandoro l'ho comprato dall'Italia e serve a cuocere un pandoro da 750 grammi. E poi in forno. Adesso bisogna soltanto aspettare e vedere come andranno le cose durante queste 3-4 ore, se raddoppierà. Alla fine quello che conta è accontentare Alice e far sì che la mia promessa sia mantenuta. Ci tiene tanto ed è per lei almeno un modo per ricordarsi dell'Italia quest'anno in cui non possiamo andarci, per cui incrocio le dita e vediamo che cosa succederà. Sono passate esattamente 5 ore e a questo punto il pandoro dovrebbe essere arrivato ai bordi dello stampo. Vediamo un po'. No, 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 è l'una. Non posso aspettare ancora. E mo che faccio? Perché se lo lascio ancora in forno rischia probabilmente di esplodere fino a domani mattina quando poi mi sveglio. Lo lascio nell'ingresso, ci sono circa 15 gradi, almeno rallento la lievitazione e così almeno domani mattina non dovrebbe essere esploso e quindi perdere magari qualcosa in termini poi di cottura. Ma vediamo che succede e incrociamo le dita. No. Devi lievitare un altro poco, dai. Ah, ce l'ha fatta. Eccolo qua. Comunque è pazzesco, dalle famose 3-4 ore siamo arrivati alla bellezza di quasi 10 ore. Le tempistiche erano un po' sballate, però sembra essere arrivato al punto giusto. Andiamo in preriscaldamento con il forno. Lo mettiamo a 150 gradi per circa 45 minuti. Con lo zucchero sembra molto meglio, ma ora spetterà a mia figlia decidere se questo è o no un vero pandoro. La chiamiamo. Ali? Sì? Vieni dai, però copriti gli occhi. Grazie. Vieni. Allora, apri gli occhi e fammi sapere che cosa ne pensi. Ce l'hai fatta! È un pandoro! Sì, è un pandoro. Mi piace? Sei pronta ad assaggiarlo? Sì. È difficile da tagliare? È un po' duro. Un po'? È un sasso! Magari dentro è venuto buono, dai. La promessa è mantenuta. Dai, ma è venuto buono, dai, è soltanto poco duro. No, dobbiamo prima assaggiare.
Mamma, grazie. No, Dai, un attimo. lo sta sputando. Ma come l'hai fatto? Ho seguito la ricetta, scusami. Ma che ricetta hai usato? È una ricetta che ho trovato su YouTube. Sembra buono, guarda. Assaggia, assaggia. Ma è buono. Ma assaggia. Non è più un video tutorial. Allora proverai di nuovo. La promessa, scusa. Ti stanno guardando, ti vedono e ti dicono: dai, fallo di nuovo, è schifo, fallo di nuovo. Vabbè. Dai, lo farai di nuovo? Sì. Cos'è che è andato storto? Questo era il pandoro che ho fatto. E questo è il pandoro come dovrebbe essere. È evidente che manchi una parte. Quindi mi viene da pensare che ci sia stato un problema di lievitazione. Ha influito anche sulla struttura del pandoro stesso, che era duro come una roccia. Anche la farina ha il suo ruolo. Un'altra cosa che forse non è andata proprio per il meglio è relativa ai tempi di lievitazione e soprattutto cercare una ricetta più affidabile. Spero che con questi 4 accorgimenti riuscirò a fare un pandoro degno di questo nome e soprattutto spero di non deludere più Alice. Ora per la sfogliatura bisognerà portare l'impasto a questo punto e quest'altro qua così. Si gira e facciamo la stessa cosa. Lo portiamo a metà. Sono passate circa 6 ore. Sembra che il pandoro sia cresciuto bene. Ecco qua. Il forno va preriscaldato a 200 gradi e poi al momento della cottura va abbassato a 170 gradi. Bisogna proseguire per 10 minuti, dopodiché la temperatura va abbassata a 160 gradi e bisogna proseguire per ben 40 minuti. Mamma mia.
Sono un po' ansioso. Adesso vado a chiamare Alice e vedremo se questo Pandoro sarà quello che riuscirà a farmi mantenere la promessa. Andiamo. Vuoi a provare il Pandoro? Oh, ok. Dammi la mano. Devo chiudere gli occhi. Allora, al mio via levi questa mano, ok? 1, 2, 3, via! Ce l'hai fatta, è un Pandoro! Io con questo Pandoro sto per mantenere la promessa. Forse. Assaggia. Molto Pandoro, solo che mi c'è lo zucchero. Se stai facendo la scarpetta. Fammi vedere. È buono. È buono. È buono. Sa di Pandoro. È Pandoro. Promessa è mantenuta? Promessa mantenuta? Sì, Abbiamo salvato il Natale sì. e non ci rimane altro che augurare buon Natale a tutti e felice anno nuovo E felice video. e felice video. Ciao e alla prossima! Il Pandoro era buono, il Pandoro era buono. Assaggiatelo qua, perché il Pandoro era buono, il Pandoro. Il balletto del Pandoro